In questo video vi descrivo le predizioni della gravità quantistica, la teoria che ho proposto qualche anno fa sulla radiazione cosmica di fondo. In questa figura state vedendo la radiazione cosmica di fondo, come è stata mappata recentemente. Voi sapete che oltre le stelle, oltre le galassie, nel buio più buio, c'è in realtà una piccola radiazione cosmica che è quasi isotropa e che vale in gradi Kelvin 2,725. La radiazione però non è veramente isotropa, cioè non è la stessa ovunque, in qualunque direzione voi puntate i vostri strumenti di misura, ma presenta delle anisotropie che sono mappate qui. Voi vedete che ci sono delle regioni nelle quali dei colori rossi stanno a indicarvi che la temperatura è leggermente più alta di questo 2,725, che è la temperatura media. E poi ci sono delle regioni come questa, una regione blu, nella quale la temperatura è evidentemente più bassa di quella media. Con questi colori le fluttuazioni sono esagerate di parecchio perché in realtà sono piccolissime, ma ci sono e sono importanti e sono state misurate. Infatti le fluttuazioni sono 100.000 volte più piccole della temperatura stessa. La temperatura media è circa 3 gradi e le fluttuazioni sono un 100.000esimo di 3 gradi, molto molto piccole. Però sono importanti perché ci danno informazioni sulla gravità quantistica. Ora, quando noi guardiamo il cielo sappiamo benissimo che apriamo uno squarcio sul passato. Se una stella, come le stelle più vicine a noi, è lontana 4 anni luce, vuol dire che la luce impiega 4 anni ad arrivare fino a noi. E quindi quando osserviamo quella stella, noi non osserviamo la stella come è oggi, ma come era 4 anni fa. Se una stella è lontana 1000 anni luce, quello che oggi arriva a noi è un segnale partito 1000 anni fa e quindi noi la stiamo vedendo come era 1000 anni fa. Ebbene, il passato che stiamo vedendo qui con questa mappa è un passato molto anteriore, qui si tratta di miliardi di anni fa, ma non è ancora l'inizio dell'universo. Per raggiungere il cosiddetto inizio dell'universo, inizio della fase che interessa a noi, quella nella quale sono state create appunto le stelle, le galassie e tutto ciò che ci circonda, bisogna evolvere all'indietro quello che stiamo vedendo e lo si può fare usando le equazioni della gravità classica, che è la relatività generale di Einstein. Perché? Perché stiamo parlando di un problema qui che riguarda il cosmo, quindi si tratta di grandi distanze e a grandi distanze, come sapete, gli effetti dell'indeterminazione quantistica sono soppressi. La fisica classica è una buonissima approssimazione e si possono quindi usare delle equazioni deterministiche che ci permettono di evolvere all'indietro questa fotografia che stiamo vedendo per risalire a ciò che l'ha originata, cioè la sua versione antecedente corrispondente a questo cosiddetto inizio dell'universo. Ecco, il problema è che all'inizio non ci possiamo arrivare con delle equazioni deterministiche, cioè quelle della gravità classica, perché quando ci avviciniamo all'inizio entrano in gioco le fluttuazioni quantistiche. L'indeterminazione quantistica comincia a farla da padrone e anzi, quelle che stiamo vedendo qui sono proprio le fluttuazioni quantistiche, riportate da allora a oggi attraverso tutta una storia complessa che è la storia del nostro universo. Quindi stiamo vedendo in questa mappatura qui, in queste fluttuazioni, proprio le fluttuazioni quantistiche primordiali. E queste fluttuazioni di temperatura e queste anisotropie che noi osserviamo nella radiazione cosmica di fondo ci danno informazione di quelle. Ecco perché per predire queste quantità che studiamo oggi, che possiamo misurare oggi, c'è bisogno della gravità quantistica. Non basta la gravità classica. Ora, come vi ho spiegato la volta scorsa, le teorie classiche sono infinitamente arbitrarie. Cioè non avete nessun criterio per porvi dei limiti
e se aggiungete un ingrediente, un vertice, un termine, una costante, la teoria a priori può andare bene. A livello quantistico, invece, voi state cercando di risolvere un problema molto più difficile. Vi proponete un programma molto più ambizioso, che è quello di interpolare tra il micro e il macro, di rendere la vostra comprensione dell'universo consistente tanto a distanze molto grandi quanto a distanze molto piccole. E questo diventa particolarmente significativo proprio nel caso delle interazioni gravitazionali, perché le interazioni gravitazionali sono le uniche interazioni che permeano tutto l'universo. Noi troviamo la gravità nelle distanze intergalattiche, ma la troviamo anche a distanze piccolissime, 1 miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di volte più piccole dell'atomo, per esempio, che sono le distanze a cui diventano importanti proprio queste fluttuazioni che stiamo osservando adesso. Quindi quando noi studiamo la gravità, in particolare la gravità quantistica, dobbiamo necessariamente utilizzare gli strumenti della teoria dei campi quantistici, che sono poi gli unici che ci permettono di interpolare tra il micro e il macro. Però sappiamo perfettamente che quando noi interpoliamo tra il micro e il macro non c'è più spazio per la fantasia, non c'è più spazio per aggiungere termini a vanvera, diciamo così, o in base ai nostri desideri, ma esiste soltanto una sola teoria, una sola lagrangiana. Mentre se noi ci limitiamo a studiare le teorie classiche, abbiamo la possibilità di considerare un'infinita arbitrarietà di lagrangiane che sembrano tutte quante a priori accettabili. A livello quantistico invece si finisce con una sola teoria che contiene soltanto 4 parametri indipendenti. Uno è la costante cosmologica, il secondo è la costante di Newton, il terzo è la massa di un campo scalare e il quarto è la massa della particella fake, perché la teoria propaga un tripletto di campi fatto di che cosa? Il gravitone, uno scalare con massa mφ e poi la particella fake che ha massa mk. Quindi non abbiamo un grande spazio, abbiamo soltanto una teoria, e siccome abbiamo soltanto una teoria possiamo fare delle predizioni testabili in modo secco, cioè o è quella o non è quella. La costante cosmologica la conosciamo, la costante di Newton la conosciamo, la costante mφ la ricaviamo proprio da questa mappa, perché la costante mφ in queste fluttuazioni di temperatura proviene dalle fluttuazioni di questo campo scalare chiamato φ. È proprio lui che è responsabile di queste fluttuazioni che vediamo in questa mappa, e pertanto la sua massa entra nella predizione di queste fluttuazioni, e questo vuol dire che avendole misurate noi possiamo ricavare la massa. Vi faccio vedere qual è il risultato da un articolo pubblicato l'anno scorso. Eccola qui, la massa mφ ricavata da quello spettro è 3 circa per 10 alla 13 GeV. Vi ricordo che la massa di un protone è 1 GeV e quindi questa massa qui è 10.000 miliardi di volte la massa di un singolo protone. È una massa, come vedete, elevatissima. Manca però il quarto parametro, la massa della particella fake. Finora non vi sto parlando di alcuna predizione fisica, perché dalle fluttuazioni che vedete qui è stata semplicemente ricavata una quantità non nota, mφ, ma non è stata predetta. Bisogna invece fare anche delle predizioni. Come si può fare delle predizioni della gravità quantistica? Ora bisogna sapere che se sono state misurate le fluttuazioni relative a questo scalare φ, poiché la gravità non è sicuramente solo quello scalare, infatti è gravità, ma contiene anche il gravitone, dovranno esistere anche delle fluttuazioni quantistiche primordiali associate al gravitone.
e queste infatti sono oggi in corso di misurazione. Come abbiamo detto prima, queste sono fluttuazioni, quelle già misurate, di temperatura, e la temperatura è una quantità scalare. Cosa vuol dire che è una quantità scalare? Vuol dire che in ogni punto del cielo voi avete una quantità, in questo caso una temperatura più alta dove vedete rosso, una temperatura più bassa dove vedete blu, ma è soltanto una quantità che si può anche vedere come una densità di energia, una densità di punti. Diverso è il caso se voi voleste considerare la radiazione oppure il gravitone, che è più simile a un'onda luminosa da questo punto di vista, e quindi anche quella che si chiama una polarizzazione. Sarebbe a dire che in ogni punto voi non avete soltanto una quantità, ma anche una direzione, una freccetta. In ogni punto mi dovete dare non solo una informazione, ma più informazioni per caratterizzare anche una direzione. Saprete benissimo che esistono i polarizzatori della luce, esistono i polaroidi, esistono quelle coperture per le lenti degli occhiali da vista, come queste, che tipicamente sono anche dei filtri e dei polarizzatori per la luce, per cui se vi mettete sugli occhiali questo tipo di copertura e poi guardate uno schermo di un computer, come sto facendo in questo momento, vedete tutto nero, a meno che non li angolate nella maniera giusta, nel qual caso vedete quello che c'è sullo schermo. Perché succede questo? Perché la luce dello schermo è polarizzata a una certa direzione e questo filtro fa passare solo radiazione con una certa direzione. Se le due direzioni combaciano, questo succede quando questo filtro è messo così, si vede attraverso, ma se le due direzioni sono perpendicolari non si vede assolutamente niente. Ecco, la radiazione luminosa ha queste proprietà, il gravitone ha proprietà simili, diverse, ma simili, e quindi si può misurare le fluttuazioni anche associate al gravitone, le fluttuazioni primordiali, però bisogna sapere che a causa di queste proprietà la loro misurazione richiede uno sforzo in più e una mappatura molto più delicata, ed è per questo che stanno richiedendo più tempo. Ma ci si dovrebbe arrivare fra qualche anno e allora avremo, accanto a queste fluttuazioni che abbiamo già misurato, delta T o diciamo pure delta Φ, avremo anche quelle del gravitone. Si usa esprimere la predizione fisica associata a queste due fluttuazioni con un rapporto che si chiama R, che è il rapporto tra le fluttuazioni del gravitone e quelle dello scalare. Quindi si sta misurando questo numero che si chiama R. Ora, una teoria della gravità quantistica, come abbiamo detto prima, dovrebbe essere in grado di fornire quella predizione. Primo, perché è in grado di fornire quella predizione? Perché non è possibile inventarsi una teoria della gravità quantistica arbitraria, contenente i parametri che vogliamo, perché appena aggiungiamo un parametro di troppo, si finisce per doverli aggiungere tutti e in quel caso non si può fare più nessuna predizione. Questo è il lato fortunato, perché in letteratura esistono tantissime proposte di predizioni per questa quantità R, ma sono tutte quante proposte che sono associate a lagrangiane classiche, inventate al momento, senza mai richiedere la consistenza tra il micro e il macro, che è l'unica che può ghigliottinare, falciare l'insieme, la messe infinita di teorie e farne sopravvivere una sola. Quindi, se voi andate a controllare la letteratura, le predizioni su questa quantità qui, ne troverete una quantità enorme, le più disparate, una meno significativa dell'altra, perché sono tutte quante ricavate da una arbitraria lagrangiana classica, cioè una teoria classica che a cui non è stato mai richiesto di essere consistente nel micro e nel macro. Quando invece andate a richiedere questa consistenza, come abbiamo già spiegato più volte, di teorie ne sopravvive una sola, e questa teoria ha questi 4 parametri.
Però vi ho detto che di questi 4 parametri soltanto i primi 3 sono stati già misurati e l'ultimo si può ricavare proprio da questa mappatura. Rimane il quarto, e siccome c'è un parametro libero e è in corso di misurazione una sola quantità, uno si può chiedere com'è possibile fare una predizione su quella quantità che è in corso di misurazione quando dipenderà da questo m chi. Certo, vi posso dire ci dipende come, ma m chi non lo conosco. Pertanto la situazione sarebbe fortunata da un lato perché la teoria della gravità quantistica interpolando tra il micro e il macro è unica e ha soltanto 4 parametri. Sfortunata dall'altro perché per determinare il quarto e ultimo parametro avremmo a disposizione solo una misura, ma allora qualunque misura noi troviamo determina il quarto parametro e non è una predizione. Se invece avessimo qualche informazione a priori su questo quarto parametro, potremmo vincolare questa predizione R. Un anno fa, studiando questo problema, con un collega Eugenio Bianchi della Università della Pennsylvania e Marco Piva, che è qui a Tallinn, dove mi trovo anch'io in questo momento, abbiamo dimostrato che per rendere consistente la particella fake con la cosmologia primordiale è necessario che la sua massa soddisfi questa disuguaglianza. Non è più arbitraria, ma è necessario che questa massa sia maggiore di 1/4 della massa di quel φ. E abbiamo detto prima che la massa del φ era circa 10.000 miliardi di volte un protone, quindi praticamente vuol dire che la massa del Chi è anche lei 10.000 miliardi di volte un protone o un po' più alta di quello o ancora più alta di quello. Quindi abbiamo questa situazione qui per cui m chi è arbitraria, può andare addirittura fino a infinito, ma non è troppo o totalmente arbitraria perché ha un limite inferiore. Ebbene, se uno si va a calcolare la predizione fisica per questa quantità in corso di misurazione, che vi ricordo è il rapporto tra le fluttuazioni quantistiche primordiali associate al gravitone e quelle associate alla particella φ, uno troverà che questo rapporto deve essere compreso tra 3 millesimi, se la massa del fake fosse infinita, e 4 decimillesimi, se la massa del fake è uguale al suo limite inferiore. Cioè in sostanza la predizione consiste in questo: questa quantità R che è in corso di misurazione dovrà essere minore di 3 millesimi e maggiore di 4 decimillesimi, nonostante che la massa del fake possa variare in un range amplissimo perché può andare fino all'infinito, la sua dipendenza in R, la dipendenza di R da quella massa del fake, non permette ad R di assumere valori molto diversi tra loro, ma costringe R comunque a stare in una piccola finestra, che è questa qui. Oggi i limiti sperimentali ci dicono che R è minore di qualcosa come 0,056. Bisogna andare fino a 0,003, che è 3 millesimi, oppure 0,0004. Quindi R è compreso tra questi due numeri. Oggi siamo arrivati a porre questo limite sperimentale, bisogna aumentare la precisione degli esperimenti fino a scendere ancora di più e però bisognerà anche dimostrare a un certo punto che R non è più piccolo di 4 decimillesimi, ma è contenuto in questa finestra, in questo intervallo. Ecco, questo è come la gravità quantistica riesce a fare una predizione che miracolosamente si può testare entro la nostra vita, cosa a cui nessuno avrebbe mai creduto negli anni passati. Per anni sono apparse delle teorie ingiustificate e ingiustificabili come la teoria delle stringhe che hanno tenuto banco, che hanno dirottato quantità spropositate di finanziamenti e che tendevano a far credere che non fosse possibile testare la gravità quantistica per i prossimi 1000 anni e che quindi fosse permesso dire tutto e il contrario di tutto, e poi alla fine chi decideva cosa era giusto e cosa era sbagliato, cosa valeva la pena di fare? Loro, naturalmente. Si era formata una casta sacerdotale nella quale criteri umani, criteri di società, criteri di gruppo
si imponevano su quelli della fisica, cioè sulla possibilità di fare esperimenti. E voi sapete benissimo che il metodo sperimentale senza esperimenti è un obbrobrio, è qualcosa che fa ribrezzo. Eppure la fisica era piombata ed è ancora in quella situazione. Oggi invece abbiamo una teoria, una sola teoria, che è vincolata per i motivi che abbiamo detto, come se il verbo, la parola a livello quantistico fosse quantizzato, discretizzato, per cui è possibile formare una frase sola in sostanza, quella giusta. Per riassumere, abbiamo spiegato che nel passato del nostro universo c'è una fase, chiamiamola così, iniziale, nella quale non è possibile trascurare gli effetti quantistici. Anzi, sono proprio quegli effetti che hanno dato vita e via a tutto quanto l'universo. Non solo, è possibile vedere oggi un residuo di informazione su quelli osservando e studiando e mappando in dettaglio la radiazione cosmica di fondo. La radiazione cosmica di fondo contiene varie informazioni. Quella che vedete qui è una informazione scalare, come si dice, cioè di temperatura, in questo caso vuol dire ogni punto un numero, ma ci sono informazioni più dettagliate associate alle fluttuazioni del gravitone che, come nel caso anche della luce, è polarizzato e pertanto richiede delle misure più sofisticate e richiede di associare ad ogni punto non soltanto un numero ma una direzione, una specie di freccia, un vettore, una polarizzazione. Non solo, ma abbiamo detto anche che la gravità quantistica non potrebbe permettere di fare alcuna predizione se fosse arbitraria come le teorie classiche, che sono infinitamente arbitrarie. Fortunatamente, quando si cerca di interpolare tra il micro e il macro, si quantizza perfino il verbo, la parola. Non è possibile parlare a vanvera, qualunque cosa si dica è automaticamente sbagliata appena uno aggiunge un ingrediente di troppo, appena uno esce dal seminato. Terza cosa, la teoria della gravità quantistica, quell'unica che sopravvive a questo imponente processo di selezione, contiene soltanto 4 parametri e questa è una buona notizia, però di questi 4 parametri uno è quasi di troppo perché noi abbiamo in programma per il momento di fare una sola misura e manca un solo parametro. Facendo una sola misura non è possibile fare predizioni ma soltanto misurare quell'unico parametro che manca. Fortunatamente però la consistenza della teoria fake nella cosmologia primordiale impone un vincolo molto importante su quel parametro che manca e fortunatamente la quantità in corso di misurazione, che è il rapporto tra le fluttuazioni primordiali del gravitone e quelle dello scalare già misurate, non dipende tanto da questa massa, per cui per quanto ampio sia l'intervallo di valori di questa massa, molto ristretto è l'intervallo di valori che può avere questo rapporto R che dipende da essa. E questa è quindi la predizione finale, una predizione secca che ci permette di dire che noi possiamo testare la gravità quantistica entro la nostra vita.